Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, studio Scienze Storiche all'Università di Torino e benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Oggi vorrei parlarvi di questo tema che mi è nato dopo aver visto questa serie TV sull'Impero Ottomano. Devo dire che non mi è dispiaciuto, ho visto molto peggio, si poteva vedere dall'inizio alla fine. Quando mi riferisco a molto peggio, mi riferisco a film come Il Gladiatore 800, quindi perché no? Se non sapete cosa fare potete dare un'occhiata. Vorrei fare questo video per precisare alcuni punti storici di questa serie TV, in particolare sulla fine dell'impero bizantino. E per fare questo dobbiamo fare un passo indietro di 200 anni. Siamo nel periodo della dinastia di Emanuele Comneno, ovvero siamo nel 1181. Questa dinastia dà vigore all'impero bizantino, impero romano d'Oriente o impero romano come contemporanei si chiamavano. È una dinastia di sangue, ovvero che per la prima volta anche il concetto di sangue di una dinastia entra anche nella mente dei bizantini. Quindi vediamo una società pienamente medievale. Un'importante fonte di questo periodo è Manuela Comnena, ovvero la figlia, e la vedremo in seguito. Come se la passa questo vecchio dinosauro della storia che è l'impero romano? Insomma, in questo periodo ovviamente schiacciato da più poli, abbiamo nel nord, ci sono sempre i popoli nomadi del Danubio che spingono, sono sempre queste popolazioni nomadi delle steppe, dell'Europa orientale che arrivano alle steppe dell'Asia. Non è cambiato molto dai Goti del IV secolo, sempre queste popolazioni spingono. Invece, per quanto riguarda verso est, verso l'Anatolia, un territorio che sotto i bizantini ma adesso è minacciato e ha sempre più la pressione degli arabi, o ancora meglio, ancora peggio se vogliamo, dei turchi, anche questi un popolo di nomadi provenienti dalle steppe dell'Oriente che nell'Anatolia adesso si sta insediando e in questo periodo si convertirà anche all'Islam. E per quanto riguarda Ovest, i possedimenti della Magna Grecia, che sono sempre stati dei bizantini, adesso vengono strappati dai Normandi o dai Vichinghi, chiamateli come volete, che hanno scacciato i bizantini e anche gli arabi, hanno fatto un loro regno, si sono convertiti alla religione cattolica, quindi sono ben visti, sono ben voluti dal papato e guardano sempre con una certa avidità questa vecchia ormai capitale di Roma, piena di tesori e piena di ricchezze. E tra i normanni della Sicilia e i bizantini, in questo periodo sta nascendo un potente comune, una potenza che sarà egemone nel Mediterraneo medievale, ovvero stiamo parlando di Venezia. Infatti, controllo un attimo la scaletta per non sbagliare. Sì, nel 1082 viene fatto un crisobulo, ovvero vengono concessi da parte dell'imperatore di Bisanzio gravi privilegi commerciali e anche a livello di leggi. Nei territori dell'impero bizantino i veneziani rispetteranno solo la legge della propria città e quindi non le leggi dell'impero bizantino. E questo sarà sarà il trampolino di lancio per la grande potenza di Venezia. E questo, come vedremo, sarà anche il vaso di Pandora che porterà alla fine dell'impero bizantino. Questo periodo storico, il periodo delle crociate, la fine del XII secolo e l'inizio del XIII. Gli storici datano l'inizio delle crociate con la data del 1095, quando a Clermont Papa Urbano II convoca questo concilio, convoca una pace di Dio e adesso vedremo il contesto politico e sociale e che cosa voleva fare con questo consiglio. Però vediamo che in questo periodo possiamo definire, c'è un'aria, un'atmosfera di jihad
cristiana. I cristiani a contatto con il mondo islamico hanno ereditato un sottofondo culturale di varie forme, e tra le quali possiamo notare anche questo. Infatti, per la prima volta nella storia del cristianesimo, se pensiamo ai primi cristiani, i martiri, i soldati dell'esercito romano che si sono rifiutati di combattere, per questo sono stati uccisi, per questo sono diventati martiri, perché non hanno rinunciato alla loro fede e per questo sono morti. Vediamo che in un lungo processo anche l'idea di fare una guerra per la religione diventa una cosa giusta, e vedremo anche fare una guerra può portare direttamente, dopo la morte, può portare direttamente più vicino a Dio. Questo è un pensiero molto lungo e molto complesso, si potrà, volendo possiamo analizzarlo in un futuro video, però per adesso basti pensare questo. I cristiani dall'inizio, che erano completamente pacifisti, rifiutavano la guerra, adesso sono arrivati all'idea di pensare che sì, una guerra contro gli infedeli, contro gli eretici, è giusta e porta anche dei benefici spirituali. È cosa buona fare una guerra di questo tipo. Abbiamo due precedenti storici alle crociate, basti pensare alla conquista dei Normanni in Sicilia, che è stata fatta con le insegne del Papa, e ha cacciato sia gli arabi sia anche i bizantini, che sono di religione greca ortodossa. E vediamo anche in Spagna, in questo periodo è iniziata la prima reconquista spagnola, sempre dei nobili cristiani spagnoli hanno iniziato a scacciare dalla penisola iberica i domini arabi, e sempre con le insegne del Papa. Quindi questa possiamo definire un'atmosfera di jihad cristiano che è unica in questo periodo. Ma vediamo anche il contesto politico e sociale del concilio che Papa Urbano II convoca nel 1095. In questo periodo stiamo uscendo dal medioevo più feudale, dei poteri locali, si stanno affermando in Europa le grandi dinastie, stanno nascendo in questo momento, e anche è una spinta verso i futuri regni nazionali di Francia, come detto in Spagna, in Inghilterra, però questo si vedrà meglio nel XV e nel XIV secolo, però stanno iniziando adesso. E in Italia stanno nascendo proprio i comuni, queste spinte locali. In questo periodo, nel 200, ci sono state le lotte tra i comuni e Federico I Barbarossa, che lui stesso, la sua politica è una politica per aumentare la potenza imperiale, e per questo va a scontrarsi con i comuni. Ma questa è un'altra storia. E in questo contesto, in questa società, dove si vede che c'è sempre poco spazio per i piccoli cavalieri, questi piccoli signorotti, questi milites che sono il braccio armato e la forza di un esercito medievale, che si mettono ai servizi, che si sono messi nei periodi passati a servizi o di grandi signori o di imperatori o di vescovi. E vediamo in questa società dove i poteri locali stanno pian piano venendo meno, e la società si inizia a pacificare, ci sono sempre meno guerre intestine, e l'appello di Papa Urbano II è proprio questo, di evitare la guerra tra cristiani. E quindi invita questi giovanotti che per tutta la loro vita non hanno fatto altro che allenarsi per la guerra e non vedono l'ora di fare la guerra soprattutto, li invita a essere dei cavalieri, e usare la loro forza e le loro virtù non contro i cristiani. Controllo ancora la scaletta. Sì, sempre in questo periodo che abbiamo parlato di grandi spinte nazionali, abbiamo anche il papato di Roma, che si pone sempre più come la guida universale dell'Europa cattolica cristiana. E l'impero sta diventando anche lui sempre meno, l'impero romano-germanico, se vogliamo chiamarlo così, sta diventando sempre di più meno universale. La Francia sta facendo la sua storia,
l'Italia si è staccata con i comuni, sta facendo una storia a sé e il Papa in questo periodo si vede, si sente protagonista della unità cristiana cattolica dell'Europa. In questo periodo, come abbiamo detto, è anche il periodo, possiamo chiamarlo, della Jihad cristiana. Infatti le crociate, come noi le intendiamo, sono chiamate così perché chi faceva una crociata sulla propria tunica portava la croce, il simbolo appunto della religione cristiana. Ma i contemporanei le crociate le chiamavano pellegrinaggio armato perché la crociata è complessa per noi contemporanei. È un pellegrinaggio per i luoghi della passione di Cristo, ma bisogna anche liberarlo, bisogna anche difendere i pellegrini, quindi è anche per questo che è armato e non dimentichiamo è anche un ottimo modo per fare bottino. E gli altri due mondi, le altre due civiltà in questo periodo come reagiscono? Beh, il mondo musulmano è una civiltà islamica, certamente possiamo dire è più tollerante verso i cristiani e gli ebrei, certo, non hanno mai letto Voltaire perché non è ancora nato, c'è una differenza, ci sono delle disuguaglianze a livello giuridico ed economico per i cristiani e ebrei che vivono all'interno di territori islamici, devono pagare delle tasse, sono estromessi dalle cariche politiche, però comunque la loro religione viene tollerata perché fa comunque parte delle fedi, delle religioni del libro. Diversamente saranno diversamente, questa tolleranza del mondo musulmano non sarà presente quando saranno in contatto con religioni politeiste, come per esempio l'induismo. Però questo è il mondo islamico e nel mondo islamico è nata ed è presente la jihad, ovvero questo sentimento di vivere la religione intensamente, che può essere anche un pensiero ascetico, come per noi possiamo pensare ai monaci, ma questo, come è stato visto nella storia, comporta anche difendere con la spada la propria fede e questo può portare a tutte le derive che abbiamo visto anche nei tempi più recenti. Il mondo islamico è un mondo estremamente complesso. Tornando al nostro mondo, la civiltà bizantina, vediamo che la civiltà bizantina non capirà mai le crociate, sono rimasti più fedeli al messaggio originale di Cristo, questo rifiuto totale della guerra. E oltre a questo, la civiltà bizantina è sempre stata a contatto rispetto a quella latina con il mondo islamico. Basti pensare a due esempi, i famosi bagni arabi sono nient'altro che una derivazione delle terme romane, solo che in Occidente, con la calata dei barbari, dei Longobardi, sono state distrutte, pensiamo alle grandi e magnifiche terme di Caracalla a Roma. Invece, nel mondo orientale dell'impero, quando gli arabi nel VII secolo d.C. conquistano le regioni della Siria e dell'Egitto, che sono le regioni più ricche di tutto l'impero romano, sia occidentale che orientale, le trovano intatte e continuano anche a sopravvivere la cultura del terme anche a Costantinopoli. Quindi i famosi bagni arabi sono nient'altro che una continuazione delle terme romane. Un altro esempio basta pensare all'umanesimo, alla riscoperta dei classici greci che gli arabi hanno poi portato alla conoscenza dei latini, la devono dal contatto con i bizantini, perché i bizantini sapevano il greco antico e avevano anche i testi. Questi contatti tra l'umanesimo è nato dalla riscoperta di questi testi da parte dei bizantini che in contatto con gli arabi sono stati poi riportati in Occidente. E vediamo che la pace di Dio del 1095, Papa Urbano II, è una risposta all'aiuto, alla domanda di aiuto dei bizantini, di Emanuele Comneno. E questo perché possiamo ipotizzare, noi non abbiamo nessuna fonte scritta del documento, purtroppo, del Concilio di Clermont. Quello che possiamo ipotizzare è che per la prima volta l'impero bizantino ha chiesto l'invio di mercenari latini
per aiutare ormai questo impero bizantino che è sempre più schiacciato dalla presenza dei turchi che stanno avanzando nell'Anatolia. Arriviamo adesso al periodo delle crociate e noi arriviamo precisamente alla quarta crociata, quella del 1204, quando i veneziani finanziano e decidono di conquistare Costantinopoli, ma vediamo il perché. Questo perché nel 1171 l'imperatore bizantino decide di cacciare i veneziani e di favorire altre potenze commerciali e marinare come Pisa, Ragusa e Genova, ma ormai è passato un secolo da quando Bisanzio e Venezia hanno stretto un patto d'alleanza. Ormai Venezia è la potenza egemone sul Mediterraneo dal punto di vista navale, non è più un docile alleato e adesso inizia a nutrire un risentimento e una voglia di conquista e soprattutto dei punti strategici e commerciali per il suo impero. Abbiamo anche l'anno, un decennio dopo, nel 1180, muore Emanuele Comneno e qui vediamo arriva anche la fine di questo impero, l'ultimo respiro universale. Emanuele Comneno finanziò anche i comuni italiani contro Federico I, Federico Barbarossa, e questo perché credeva ancora che i comuni italiani vedessero in lui un'autorità universale, ma fu deluso, si auto-ingannò di questo. I comuni da allora fecero una politica per conto loro. Quindi con la fine di questo ultimo grande imperatore si pone fine il sogno universale di questo impero, che ha le sue origini dal sogno universale dell'impero universale di Roma. Come abbiamo detto, arriviamo nel 1204 quando parte la quarta crociata che dovrebbe fare destinazione in Terra Santa, ma guidata e finanziata dai veneziani. E all'interno troviamo anche cavalieri franchi, fiamminghi e soprattutto normanni che avevano sempre il desiderio di conquistare questa antica capitale. Conquistano Costantinopoli e anche i Balcani con la Grecia. Questa parte del territorio diventerà l'impero latino e verrà amministrato secondo i paradigmi che sono della cultura medievale latina. Per esempio si formerà il Ducato di Atene, Costantinopoli sarà saccheggiata, le forze bizantine, la corte si trasferisce nella parte dell'Anatolia che è ancora sotto il controllo dei bizantini, si formerà l'impero di Nicea. Successivamente nel 1261 riusciranno a riconquistare Costantinopoli, ma questo ormai sarà la fine, non riusciranno più a ricostruire quella potenza che era stata precedentemente. Quindi qua, se vogliamo dare una data, a mio avviso, è la fine effettiva dell'impero romano d'Oriente ed è anche curioso, perdonatemi la battuta cattiva, l'impero romano d'Occidente è finito sotto i colpi dei barbari, questi popoli germani che arrivavano da nord, e anche l'impero d'Oriente è finito per la sorte dei stessi barbari, che sono i discendenti di quei barbari che nel 406 hanno valicato il Reno e si sono riversati nell'impero romano d'Occidente. Infatti Manuela Comnena, la figlia, è interessante che nelle fonti chiama i latini, li chiama con un nome tutti quanti, questi vari signori, signorotti che arrivano alla corte di suo padre, li chiama con il nome di Franchi, perché lei, che è una donna profondamente colta, che consultava le fonti, sapeva che quei popoli che hanno conquistato l'impero romano occidentale li chiamava tutti con il nome di Franchi. Con la riconquista bizantina del 1261 viene a formarsi la dinastia dei Paleologhi, ma ormai, come abbiamo detto, non hanno più la forza e le finanze per ricostruire un impero come era quello precedente, come era quello dei Comneni. E arriviamo nel 1453, come si è aperta la nostra chiacchierata. Vediamo che qui Maometto II, dopo un lungo assedio, come si vede nella serie TV, riesce a conquistare, ma ormai il mondo è completamente diverso.
ormai tutta l'Anatolia è sotto mano dei turchi e non solo l'Anatolia, anche la regione dei Balcani. Si stanno formando potenti regni come il regno di Serbia, il regno di Ungheria. Ormai l'impero bizantino è solo più Costantinopoli e il territorio circostante. A mio avviso l'impero romano d'Oriente è finito con la quarta crociata e per questo ho voluto fare questo video, per evidenziare come la fine fosse venuta 200 anni prima e si spiega, e a mio avviso non è stato spiegato molto bene, come anche i stessi bizantini durante l'assedio dei turchi non si fidavano più dei latini per buone ragioni. E nulla, qua finisce questa conversazione. Ovviamente per onestà intellettuale questa chiacchierata è nata dopo aver letto questi due libri, 10 secoli di Medioevo di Sergi, di storia medievale, e questo libro Bisanzio di Mario Gallina, che racconta tutta la storia dell'impero bizantino, da Costantino fino appunto a Maometto II e nulla. Spero di avervi annoiato, ma non troppo. Scrivetemi i vostri pensieri, le vostre critiche, insultatemi pure. Sarei ben felice e nulla. E alla prossima.